Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Certican, compressa Novartis Pharma SpA. Ultimo aggiornamento, 3 dicembre 2021. Cos'ha Certican, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Certican, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Certican, compressa? Certican, compressa ha un farmaco a base del principio attivo Everolimus, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Certican, compressa può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni: Certican 0,25 mg 60 compresse. Certican 0,75 mg 60 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo Everolimus. Gruppo terapeutico immunosoppressori. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni: trapianto renale e cardiaco. Certican è indicato per la profilassi del rigetto d'organo in pazienti adulti a rischio immunologico da lieve a moderato, sottoposti a trapianto renale o cardiaco allogenico. Nel trapianto renale e cardiaco Certican deve essere utilizzato in associazione con ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi. Trapianto di fegato. Certican è indicato per la profilassi del rigetto d'organo in pazienti adulti sottoposti a trapianto di fegato. Nel trapianto di fegato, Certican deve essere utilizzato in associazione con tacrolimus e corticosteroidi. Posologia: il trattamento con Certican deve essere iniziato e mantenuto solo da medici specialisti con esperienza in terapie immunosoppressive conseguenti a trapianto d'organo e che hanno accesso al sistema di monitoraggio della concentrazione ematica di Everolimus. Posologia: adulti. Nei pazienti sottoposti a trapianto di rene e di cuore si raccomanda una dose iniziale di 0,75 mg 2 volte al giorno in associazione a ciclosporina, da somministrare non appena possibile dopo il trapianto. Nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato si raccomanda una dose di 1,0 mg 2 volte al giorno in associazione a tacrolimus, somministrando la dose iniziale approssimativamente 4 settimane dopo il trapianto. I pazienti in trattamento con Certican possono richiedere un aggiustamento delle dosi in relazione alle concentrazioni ematiche, alla tollerabilità, alla risposta individuale, al cambiamento dei farmaci somministrati in associazione e al quadro clinico. Gli aggiustamenti della dose possono essere effettuati a intervalli di 4-5 giorni, vedere monitoraggio terapeutico del farmaco. Popolazioni speciali. Pazienti neri. L'incidenza di episodi di rigetto acuto confermato da biopsia è risultata significativamente superiore nei pazienti neri sottoposti a trapianto di rene rispetto ai pazienti non neri. Le limitate informazioni disponibili indicano che i pazienti neri possono richiedere una dose di Certican superiore per raggiungere un'efficacia simile a quella dei pazienti non neri, vedere paragrafo 5.2. Al momento, i dati di efficacia e di sicurezza sono troppo limitati per permettere specifiche raccomandazioni sull'uso di Everolimus nei pazienti neri. Popolazione pediatrica. Nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto renale o epatico, Certican non deve essere usato. La sicurezza e l'efficacia di Certican nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto cardiaco non sono state stabilite, vedere paragrafo 5.1. Pazienti anziani, a 0-65 anni. L'esperienza clinica in pazienti con età 65 anni è limitata. Sebbene i dati disponibili siano pochi, non sembrano esserci differenze nella farmacocinetica di Everolimus in pazienti di a 0-65-70 anni di età, vedere paragrafo 5.2. Pazienti con insufficienza renale. Non sono richieste modifiche delle dose, vedere paragrafo 5.2. Pazienti con funzionalità epatica compromessa. Le concentrazioni ematiche minime di Everolimus devono essere attentamente monitorate in pazienti con funzionalità epatica compromessa. La dose deve essere ridotta a circa 2/3 della dose normale nei pazienti con lieve compromissione epatica, KILD PUB class a circa la metà della dose normale nei pazienti con moderata compromissione epatica, KILD PUB class B, e da circa 1/3 della dose normale nei pazienti con grave compromissione epatica, KILD PUB class C.
Ulteriori modifiche della dose devono essere basate sul monitoraggio terapeutico dei livelli terapeutici del farmaco, vedere paragrafo 5.2. Sono di seguito elencate le dosi ridotte arrotondate alla più vicina dose in compresse. Tabella 1. Riduzione della dose di Certican in pazienti con compromissione epatica. Funzionalità epatica normale. Lieve compromissione epatica, KILD PUG A. Moderata compromissione epatica, KILD PUG B. Grave compromissione epatica, KILD PUG C. Trapianto di rene e di cuore. 0,75 mg BID. 0,5 mg BID. 0,5 mg BID. 0,25 mg BID. Trapianto di fegato. 1 mg BID. 0,75 mg BID. 0,5 mg BID. 0,5 mg BID. Monitoraggio terapeutico del farmaco, TDM. Si raccomanda l'uso di metodiche con adeguate caratteristiche di prestazione quando è necessario determinare basse concentrazioni di ciclosporina o di tacrolimus. Certican ha uno stretto indice terapeutico che può richiedere aggiustamenti della dose per mantenere la risposta terapeutica. Si raccomanda un regolare monitoraggio terapeutico della concentrazione ematica di everolimus. Sulla base dell'analisi esposizione-efficacia ed esposizione-sicurezza, si è riscontrato che i pazienti che raggiungono concentrazioni ematiche minime di everolimus a 0,3,0 ng/ml presentano una minore incidenza di rigetto acuto confermato da biopsia rispetto ai pazienti con concentrazioni ematiche minime di everolimus al di sotto di 3,0 ng/ml nel trapianto di rene, di cuore e di fegato. Il limite superiore del range terapeutico raccomandato è di 8 ng/ml. L'esposizione superiore ai 12 ng/ml non è stata studiata. Gli intervalli raccomandati di everolimus si basano su metodi cromatografici. È particolarmente importante monitorare le concentrazioni ematiche di everolimus in pazienti con insufficienza epatica durante la somministrazione contemporanea di sostanze forti induttori e inibitori del CYP3A4, quando si cambia formulazione di ciclosporina o se ne riduce notevolmente la dose, vedere paragrafo 4.5. Le concentrazioni di everolimus potrebbero essere leggermente inferiori dopo la somministrazione di compresse dispersibili rispetto alle compresse. I pazienti con compromissione epatica devono avere di preferenza concentrazioni minime corrispondenti alla parte superiore dell'intervallo di esposizione di 3-8 ng/ml. Dopo l'inizio del trattamento o dopo l'aggiustamento della dose, il monitoraggio deve essere effettuato ogni 4-5 giorni fino ad osservare concentrazioni stabili di everolimus in 2 misurazioni consecutive delle concentrazioni minime, in quanto nei pazienti con compromissione epatica il prolungamento dell'emivita ritarda il tempo di raggiungimento dello stato stazionario, vedere paragrafi 4 e 5.2. Gli aggiustamenti posologici devono basarsi su concentrazioni minime stabili di everolimus. Raccomandazioni in merito alle dosi di ciclosporina nel trapianto di rene. Certican non deve essere utilizzato nel lungo termine con dosi piene di ciclosporina. Nei pazienti sottoposti a trapianto renale trattati con Certican, l'esposizione ridotta alla ciclosporina migliora la funzionalità renale. Sulla base dell'esperienza acquisita dallo studio 2309, la riduzione dell'esposizione alla ciclosporina deve iniziare immediatamente dopo il trapianto utilizzando le seguenti finestre raccomandate di concentrazioni ematiche minime, C0. Tabella 2. Trapianto di rene. Finestre di riferimento raccomandate di concentrazioni ematiche minime di ciclosporina. C0 di riferimento per ciclosporina, ng/ml. Mese 1, mesi 2, 3, mesi 4, 5, mesi 6, 12. Gruppi Certican 100, 200, 75, 150, 50, 100, 25, 50. Le concentrazioni misurate C0 e C2 sono illustrate nel paragrafo 5.1. Prima di ridurre la dose di ciclosporina, si deve accertare che le concentrazioni ematiche minime allo steady state di everolimus siano uguali o superiori a 3 ng/ml. Sono disponibili dati limitati sulla dose di Certican con concentrazioni ematiche minime, C0, di ciclosporina inferiori a 50 ng/ml o con concentrazioni C2 inferiori a 350 ng/ml nella fase di mantenimento. Se il paziente non può tollerare la riduzione dell'esposizione alla ciclosporina, deve essere riconsiderato il trattamento continuato con Certican. Raccomandazioni in merito alle dosi di ciclosporina nel trapianto di cuore. In pazienti con trapianto di cuore in fase di mantenimento la dose di ciclosporina deve essere ridotta in relazione alle condizioni cliniche del paziente per migliorare la funzionalità renale. In caso di compromissione progressiva della funzionalità renale o se la clearance della creatinina fosse 60 ml/min, lo schema di trattamento dovrà essere aggiustato. Nei pazienti sottoposti a trapianto di cuore, la dose di ciclosporina può essere basata sulle concentrazioni ematiche minime, C0, di ciclosporina.
Vedere paragrafo 5.1 per l'esperienza con concentrazioni ematiche ridotte di ciclosporina. Nel trapianto di cuore sono disponibili dati limitati sulla dose di Certican con concentrazioni ematiche minime, C0, di ciclosporina di 50-100 ng/ml dopo 12 mesi. Prima di ridurre la dose di ciclosporina, si deve accertare che le concentrazioni ematiche pre-dose di everolimus all'osteadistate siano pari o superiori a 3 ng/ml. Raccomandazioni in merito alle dosi di tacrolimus nel trapianto di fegato. Nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato l'esposizione a tacrolimus deve essere ridotta per minimizzare la tossicità renale correlata all'inibizione della calcineurina. La dose di tacrolimus deve essere ridotta a partire da circa 3 settimane dopo l'inizio della somministrazione in associazione a Certican, con l'obiettivo di raggiungere concentrazioni ematiche minime, C0, di tacrolimus di 3-5 ng/ml. In uno studio clinico controllato, la sospensione completa di tacrolimus è stata associata ad un aumento del rischio di rigetti acuti. Certican non è stato valutato in studi clinici controllati in associazione a dosi piene di tacrolimus. Modo di somministrazione. Certican è solo per uso orale. La dose giornaliera di Certican deve essere somministrata unicamente per via orale, suddivisa in 2 dosi, sempre con o sempre senza cibo, vedere paragrafo 5.2, e contemporaneamente alla somministrazione della ciclosporina in microemulsione o di tacrolimus, vedere monitoraggio terapeutico del farmaco. Le compresse di Certican devono essere ingerite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere frantumate prima dell'uso. Per i pazienti che non sono in grado di ingerire le compresse intere, è anche disponibile Certican compresse dispersibili, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di Certican compresse dispersibili. Controindicazioni. Certican è controindicato in pazienti con ipersensibilità nota a everolimus, a sirolimus o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gestione dell'immunosoppressione. Negli studi clinici, Certican è stato somministrato in associazione a ciclosporina in microemulsione, basiliximab con tacrolimus e corticosteroidi. L'associazione di Certican con altri farmaci immunosoppressori non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Everolimus ampiamente metabolizzato a livello epatico dal CYP3A4E, in qualche modo, nella parete intestinale e costituisce un substrato per la glicoproteina P, PGP, pompa di eliminazione multifarmaco. Di conseguenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Certican, compressa. insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosderonavir Accord, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Aurobindo, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Dottor Redis, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Ega Euro, Eurosderonavir Krka, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Milan, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Sandoz, compresse rivestite a Euro, Eurosderonavir Zentiva Euro, Eurosdintoin a Euro, Eurosdintoin a Euro, Eurosfenitoin a Icma a Euro, Eurosgamibeta Complex a Euro, Eurosgardinale a Euro, Eurosgefitinib Accord a Euro, Eurosgefitinib Ega a Euro, Eurosgefitinib Medac a Euro, Eurosgefitinib Teva a Euro, Eurosgefitinib Zentiva a Euro, Eurosiressa a Euro, Eurositraconazolo Doc Generic a Euro, Eurositraconazolo Ega a Euro, Eurositraconazolo Milan Generics a Euro, Eurositraconazolo Sandoz a Euro, Eurositraconazolo Teva a Euro, Eurositragerma a Euro, Euroschetoconazolo Era a Euro, Euroschetonova a Euro, Eurosluminale, compressa a Euro, Eurosmisolini a Euro, Eurosnizoblu a Euro, Eurosnizoral, crema a Euro, Eurosnizoral, shampoo a Euro, Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a Euro, Eurosnoxafil, sospensione a Euro, Eurosposaconazolo Accord a Euro, Eurosposaconazolo Acla Euro, Eurosposaconazolo Ega Euro, Eurosposaconazolo Egista da Euro, Eurosposaconazolo Fresenius Cavia Euro, Eurosposaconazolo Milan Pharma a Euro, Eurosposaconazolo Milan a Euro, Eurosposaconazolo Sandoz a Euro, Eurosposaconazolo Teva a Euro, Eurosprezista, compressa a Euro, Eurosprezista, sospensione a Euro, Eurosrezolsta a Euro, Eurosrifadina a Euro, Eurosrifatera a Euro, Eurosrifina a Euro, Eurosrifocina a Euro, Eurospendora a Euro, Eurosporanox, capsula a Euro, Eurosporanox
Farmax, soluzione a euro sutenta euro sintuzza a euro stegritula a euro strazera a euro striesporin, capsula a euro striesporin, soluzione a euro svend, compressa rivestita a euro svend, polvere a euro svoriconazolo accorda a euro svoriconazolo aristo a euro svoriconazolo eurobindo a euro svoriconazolo DRRDIS a euro svoriconazolo Milan Pharma a euro svoriconazolo Milan a euro svoriconazolo Sandozba a euro svoriconazolo Sanduzza a euro svoriconazolo Teva a eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Certican, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Certican, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di Certican in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato effetti di tossicità riproduttiva, inclusa tossicità fetale ed embriotossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. A. Riassunto del profilo di sicurezza. Le frequenze delle reazioni avverse elencate di seguito derivano dall'analisi dell'incidenza a 12 mesi di eventi segnalati in studi controllati, randomizzati multicentrici che valutavano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi su animali, Everolimus ha mostrato un basso potenziale di tossicità acuta. Non sono stati osservati casi di mortalità o di tossicità grave dopo somministrazione orale di dosi singole di 2000 mg/kg, test limite, nel topo o nel ratto. Nell'uomo l'esperienza di sovradosaggio è molto limitata, si è verificato un solo caso di ingestione accidentale di 1,5 mg di Everolimus in un bambino di 2 anni, senza alcuna osservazione di eventi avversi. Dosi singole fino a 25 mg sono state somministrate a pazienti sottoposti a trapianto con una tollerabilità acuta accettabile. In tutti i casi di sovradosaggio, devono essere adottate le misure generali di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti immunosoppressori selettivi, codice ATC. L04A18. Meccanismo di azione. Everolimus, un inibitore del segnale di proliferazione, previene il rigetto dell'allotrapianto nei roditori e nei modelli di primati non. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale, i picchi di concentrazione di Everolimus si verificano entro 1-2 ore dalla somministrazione. Nei pazienti trapiantati le concentrazioni ematiche di Everolimus sono proporzionali alla dati preclinici di sicurezza. Il profilo preclinico di sicurezza di Everolimus è stato valutato nel topo, nel ratto, nel maialino, nella scimmia e nel coniglio. I principali organi bersaglio identificati in diverse specie animali, elenco degli eccipienti, butilidrossitoluene, e 321, magnesio stearato, e 470B, lattosio monoidrato, ipromellosa tipo 2910, crosspovidone tipo A, lattosio anidro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Certican, compressa a base di Everolimus sono: Certican, compressa orodispersibile. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.